Borsa estiva e super luccicosa che potrebbe essere adatta anche alle cerimonie. Sei nel tutorial giusto. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa che ho pensato come borsa estiva ma un modello adatto anche alle cerimonie, magari facendo qualche variazione, ma anche così potrebbe essere adatta alle cerimonie. È un progetto piccolino ma molto capiente perché ha una certa profondità. Per la realizzazione di questo progetto ho utilizzato il nuovo filato Lure di Borgo dei Pazzi, un filato completamente in lurex, super luccicoso. So che in video non rende molto, ma se lo vedete dal video o avete già avuto modo di provarlo avrete visto quanto brilla. Proprio per questo ho pensato che questo progetto potrebbe essere adatto sia come progetto estivo ma anche come progetto per una borsa da cerimonia. Vi basterà ovviamente applicare una tracollina, ad esempio una catenella, e il gioco è fatto. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit materiali completo sul sito gomitoli.com, trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso. Ovviamente nel kit troverete sia il filato necessario per realizzare questo progetto che i manici. Progetto particolare ma che resta comunque adatto anche alle principianti. Seguendo il tutorial passo passo ho cercato di spiegarvi tutto nella maniera più dettagliata possibile e ovviamente vi ho dato anche indicazioni per realizzarla più grande, quindi trovate tutte le indicazioni durante il tutorial. Non mi dilungo più di tanto, continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial e supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò due rocche di filato Lure, nel mio caso colorazione numero 11, una coppia di manici tondi in legno. Avremo bisogno del tessuto per la fodera, uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Realizziamo i pannelli fronte e retro, quindi facciamo un cappio iniziale e ci avviamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Queste 10 catenelle corrisponderanno esattamente a circa 7 centimetri. A questo punto dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse. Facciamo un mezzo giro e andremo a lavorare esattamente nelle asoline che si trovano sul retro delle catenelle. Quindi ci andiamo ad inserire esattamente qui e lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella. Se preferite potete anche lavorare all'interno delle catenelle. In totale comunque otterremo 9 punti di base. Dobbiamo ottenere sempre il numero di maglie dispari, quindi se volete realizzare la vostra borsa più grande lavorate sempre catenelle pari per poi ottenere maglie dispari. Ok, fatto questo voltiamo il lavoro e inizieremo facendo una maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa su questo punto, quindi prendendo questa solina qui andiamo a lavorare una maglia bassa al di sopra. In questo modo avremo alzato il lavoro e sostituito la prima mezza maglia alta. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e all'interno lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2 ed altre 2 maglie alte sempre nello stesso punto, 1
e 2. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e ripetiamo questo procedimento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Saltiamo un punto, andiamo a lavorare l'ultimo modulo nel terzultimo punto. Saltiamo un punto e andiamo a chiudere questo giro con una mezza maglia alta nell'ultimo punto. In questo modo non preoccupatevi se il lavoro tende ad incurvarsi su questo lato, perché poi comunque dobbiamo andarlo a chiudere. Quindi a questo punto voltiamo il lavoro e procederemo sempre iniziando e terminando con la mezza maglia alta. Ovviamente all'inizio della riga lavoreremo 2 maglie basse una sopra l'altra o 2 catenelle se preferite. Quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa al di sopra. In questo modo ho sostituito la prima mezza maglia alta, ho alzato il lavoro. A questo punto mi sposto nel primo spazio di 2 catenelle e vado a lavorare comunque lo stesso modulo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. In questo modo, dopodiché mi vado ad inserire tra le 2 maglie alte del modulo sottostante le 2 maglie alte del modulo successivo, quindi esattamente in questo punto qui, e all'interno vado a lavorarci una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, sempre nello stesso spazio ovviamente. Questo modulo qui ci servirà per aumentare. Ora ci spostiamo nello spazio di 2 catenelle successivo e ripetiamo lavorando 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Poi di nuovo un altro aumento, quindi ci inseriamo tra un modulo e l'altro, esattamente qui, e lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, spazio di 2 catenelle, lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E terminiamo la riga lavorando una mezza maglia alta sulla mezza maglia alta sottostante, quindi questo è l'ultimo punto, questo qui. Ci andiamo a lavorare al di sopra una mezza maglia alta. Per riconoscere i punti, quindi le mezze maglie alte, potete anche mettere dei marcapunti, così siete più comodi e riuscite a riconoscere meglio dove chiudere il giro. A questo punto voltiamo il lavoro, ripartiamo sempre nello stesso modo, quindi con le 2 maglie basse una sopra l'altra, nel primo punto ovviamente, e in questo giro andremo a lavorare il modulo di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte in ogni spazio di 2 catenelle, compreso questo qui formato da una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Noi in ogni spazio andremo a lavorare questo modulo formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, proprio in ogni spazio di 2 catenelle. Quindi ora mi inserisco qui e lavoro il modulo.
poi mi sposto nello spazio successivo, questo qui, e lavoro sempre lo stesso modulo così per tutta la riga. E una volta che avremo terminato la riga, ultimiamo sempre con la mezza maglia alta nella mezza maglia alta sottostante, quindi esattamente questa qui. E questo sarà il risultato, poi man mano andrà a chiudersi questa parte qui. Ora come dovremo procedere? Dovremo continuare alternando questa riga che abbiamo appena lavorato con la riga precedente a questa, quindi quella con gli aumenti, quindi quella che andremo a lavorare ora. Dovremo ottenere questo numero di giri che trovate indicato qui in alto, vi lascio anche la misura in centimetri se non vi trovate con i giri. Comunque voltiamo il lavoro. Quindi partiamo sempre lavorando una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima mezza maglia alta. Andiamo a lavorare il modulo di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello spazio di 2 catenelle. Poi l'aumento tra un modulo e l'altro, quindi esattamente qui andiamo a lavorare una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Quindi questo procedimento lo ripeteremo per tutta la riga e questa riga andrà alternata con quella sottostante, quindi raggiungiamo il numero di giri che trovate indicato qui in alto e poi ci rivediamo. Bene, io ho lavorato 7 giri totali, ho raggiunto in totale 14 cm. A questo punto mi fermerò con gli aumenti e proseguirò lavorando sempre il modulo da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte in ogni spazio di 2 catenelle. Io ho terminato esattamente con il giro senza aumenti, quindi semplicemente volto il lavoro, mi alzo con le 2 maglie basse. E poi continuo ripetendo lo stesso procedimento, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte in ogni spazio da 2 catenelle. Questo procedimento lo ripeterò per un totale di 3 giri. Quindi continueremo in questo modo per 3 giri, ovviamente vi lascerò anche la misura in centimetri e questo ci permetterà innanzitutto di smaltire magari gli aumenti che abbiamo fatto in più, quindi appiattire il lavoro, ma dare anche un pochino di profondità al pannello perché poi tenderà ad incurvarsi verso l'interno ed unendo i due pannelli avremo una borsa con una certa profondità e non una borsa piatta. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, una volta che avremo lavorato tutto il pannello e quindi tutti i giri, ci ritroveremo un pannello di circa 18 cm, 19 cm se andiamo a calcolare proprio le punte, ma comunque 18 cm. A questo punto mi vado a rifinire la parte superiore, quindi tralasciando qui che poi andremo a chiudere cucendo con il filo che abbiamo lasciato in eccesso all'inizio, andiamo a lavorare una maglia bassa alla base della mezza maglia alta, quindi
lavoriamo una maglia bassa in questo punto e successivamente andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Io calcolerò 2 maglie basse per ogni giro di lavorazione, quindi qui abbiamo tutte mezze maglie alte e le maglie basse, diciamo quelle che facevamo per alzare il lavoro, quindi per ogni giro andremo a calcolare 2 maglie basse. Quindi punto l'uncinetto nel punto successivo, lavoro una maglia bassa, maglia bassa nel punto successivo e così via. Comunque in ogni caso dobbiamo andare a rifinire questa parte alta, potete farlo in qualsiasi modo, potete anche non andare a rifinire se preferite, quindi procederò in questo modo, lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sul bordo. Quando ci ritroviamo in questo punto andiamo semplicemente a lavorare comunque una maglia bassa per punto, quindi da questo punto passiamo a quello successivo, poi qui andiamo a chiudere. E proseguo con la rifinitura anche di questo lato. Una volta terminata la rifinitura mi ritroverò alla base della mezza maglia alta dell'altro lato, quindi posso tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Con il filo che abbiamo lasciato in eccesso andiamo a chiudere questa apertura qui, se preferite potete anche lasciarla aperta, tanto comunque poi ci va messo il manico al di sopra, però io preferisco chiuderla, quindi posso farlo sia con l'uncinetto, faccio passare il filo attraverso le maglie proprio a chiudere, oppure utilizzando l'ago da lana. Quindi in modo molto semplice vado a prendere solo le asoline interne, mi ritrovo all'interno del pannello, vado a prendere solo le metà catenelle in questo modo e vado ad unirle. E una volta cucito questo sarà il risultato, non si noterà più nulla, quindi andiamo a bloccare il filo poi tra le maglie, basterà farlo semplicemente passare attraverso le maglie e resterà bloccato, poi andiamo a bruciacchiare magari con l'accendino. Quindi questo sarà il nostro pannello, ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro pannello. Bene, una volta che avremo lavorato entrambi i pannelli, a questo punto dobbiamo andarli ad unire, non fodererò in questo momento ma successivamente e vi mostrerò come farlo. Quindi a questo punto possiamo andare ad unire i nostri pannelli sia dall'interno che dall'esterno cucendo con ago da lana, oppure dall'interno lavorando a maglia bassa in ogni punto. Io cucirò dall'esterno per tenere il motivo frastagliato più visibile, perché se andassimo a cucire dall'interno ad esempio a maglia bassa poi il bordo si porterebbe troppo verso l'interno e questo effetto sparirebbe. Quindi andiamo a posizionare i nostri pannelli rovescio contro rovescio. In questo modo i pannelli ovviamente saranno identici, quindi tutti i punti corrisponderanno, ma ci andiamo a mettere dei marcapunti di riferimento esattamente nel primo punto e nell'ultimo punto da cucire o viceversa. Quindi in questo caso andremo a prendere come riferimento questa maglia alta qui abbiamo esattamente la mezza maglia alta, noi andiamo a prendere come riferimento la prima maglia alta del modulo, quindi inseriamo il marcapunti in questo punto e dovremo inserire il marcapunti nello stesso punto anche sull'altro lato, quindi in questo caso in questa maglia alta qui, e andiamo a fissare il nostro marcapunti. Dovremo quindi ripetere lo stesso procedimento anche su questo lato, quindi andiamo a prendere come riferimento sempre la prima maglia alta, in questo caso questo punto qui, e andiamo a prendere la stessa maglia, quindi la prima maglia alta del modulo in questo modo. E come potete vedere tutti i punti combaceranno perfettamente, quindi poi possiamo andare a cucire tranquillamente punto per punto perché i punti sono quelli.
sia su un pannello che sull'altro. Quindi ci prendiamo un bel filo lungo, ovviamente lo stesso, ago da lana o potete utilizzare il metodo che preferite. Ci andiamo a fissare il filo tra le maglie, io lo farò all'interno. Faccio uscire l'ago dalla maglia prima del marcapunti ed entro in questo modo proprio al centro della catenella. Poi inizio con la mia cucitura, quindi vado a prendere solo le asoline esterne in questo modo. Sono entrata proprio al centro della catenella, entro al centro di quest'altra maglia e tiro. Faccio una doppia passata nel primo punto per bloccare per bene e poi continuo a cucire punto per punto nello stesso modo, quindi entro nel punto successivo prendendo solo le metà catenelle esterne, punto successivo, stesso procedimento e andiamo a cucire tutto il nostro pannello. Bene, ultimo punto in cui andremo a fare anche una doppia passata, quindi ne facciamo una e una seconda per bloccare il filo in questo modo. Dopodiché ci portiamo il filo all'interno entrando nello stesso punto e ce lo facciamo passare attraverso le maglie per bloccarlo. In questo modo. A questo punto andiamo ad applicare i manici. Dunque mi sono cucita già un manico anche per capire come spiegarvi il procedimento, quindi ora ci portiamo sul lato in cui devo ancora cucire il manico e per prima cosa dobbiamo andare a contare le maglie che abbiamo sul bordo. In base alle maglie le andiamo a suddividere per trovarci il centro. Io su questo pannello ne ho 40, quindi partendo dal centro vado a contare 10 punti sul lato e 10 punti sull'altro. Mi posiziono i marcapunti e quelli saranno i punti che dovrò lavorare intorno al manico, perché andrò a cucire il manico direttamente sulla borsa, quindi non vado a lavorare intorno al manico e poi successivamente lo cucio, ma farò tutto insieme. Quindi mi posiziono i miei marcapunti. E una volta fatto questo vado a prendere il mio manico ovviamente e lavorerò con lo stesso cordoncino. Utilizzo sempre lo stesso uncinetto, quindi il numero 4, anche se ho cambiato uncinetto comunque è sempre il numero 4. Mi faccio un cappio e cosa devo fare? Devo andare a lavorare intorno al manico, quindi ora mi inserisco nel punto successivo in questo modo. Prendo il filo e poi vado a prendere il filo facendolo passare all'interno del manico in questo modo. Ci devo lavorare intorno, insomma, quindi punto successivo, prendo il filo e chiudo. Punto successivo, prendo il filo e chiudo e continuerò in questo modo fino ad arrivare all'ultimo marcapunti. Quindi dobbiamo andare a cucire il manico tutto in questo modo fino ad arrivare nel punto che abbiamo marcato. Ok, andiamo a cucire anche l'ultimo punto. Quindi mi inserisco, prendo il filo e chiudo intorno al manico. Dopodiché l'ultimo punto sarà una maglia bassissima nel punto successivo
in questo modo possiamo tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie all'interno. Andiamo a nascondere poi comunque tutti i fili in eccesso. Bene, una volta cuciti entrambi i manici, a questo punto possiamo andare a foderare. Ovviamente se preferite potete foderare anche prima di assemblare tutta la borsa. Io comunque in ogni caso adesso fodererò entrambi i pannelli singolarmente e vi mostro come faccio, ma potete anche foderare semplicemente creando un sacchetto e cucirlo lungo tutto il bordo. Nella descrizione in basso al video troverete i miei 2 tutorial dedicati alle fodere, sia la versione a pannello che la versione a sacchetto. Poi in base ai vostri gusti sceglierete quale è più adatta a voi. Quindi ora per andare a foderare cosa faccio? Vado semplicemente a portare il rovescio all'esterno della borsa, quindi vado a rovesciare la mia borsa. E una volta fatto questo vado a prendermi il tessuto, posiziono la borsa al di sopra, mi prendo la forma, ritaglio il pezzo di tessuto e lo vado a cucire proprio sul pannello, prima su un pannello poi sull'altro. Quindi mi sono segnata la sagoma sul mio tessuto, ora la ritaglio. Ovviamente ho lasciato un po' di margine per quanto riguarda le varie cuciture. Volendo posso mettere il tessuto a doppio così da ritagliare entrambi i pannelli da cucire sulla borsa. Io farò un pannello alla volta. Una volta ritagliati entrambi i pannelli li andiamo a posizionare sul pannello all'uncinetto, li fissiamo con gli spilli e poi andiamo a cucire. Una volta che avremo foderato entrambi i pannelli possiamo riportare la borsa sul dritto, quindi possiamo andarla a rovesciare di nuovo. Ed ecco qui, questo sarà il risultato finale, completamente foderata, ben rivestita. Io al momento non applicherò una chiusura, ma potete applicare una chiusura magnetica proprio qui al centro o 2 per tenerla più chiusa. Volendo potete mettere anche una cerniera se vi piace la borsa completamente chiusa, oppure andare a creare una patellina con chiusura qui, ma ve la sconsiglio perché a parte che è un po' scomoda, ma andreste a rovinare un po' la bellezza della borsa, quindi valutate l'idea della cerniera o del bottone magnetico. Ho pensato questa borsa da portare a mano, ma se preferite potete applicare anche una tracolla, una catenella in base ai vostri gusti, potete agganciarla proprio qui sulla parte superiore. In ogni caso questo è il risultato finale, sono molto soddisfatta del risultato, spero che questo progetto piaccia anche a voi, fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Per la realizzazione di questo progetto trovate il kit materiali completo sul sito di gomitoli.com. Tutte le info le trovate nel box informazioni qui in basso. Ovviamente è disponibile anche in altri colori, ma questo è il mio preferito per quanto riguarda l'abbinamento con i manici in legno. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!